Rieccoci quest'oggi con un nuovo video e come potete vedere con il Sexual Magic Tarot, ovviamente in versione mini. Dunque, che cosa andremo appunto a chiedere a questi tarocchi, ovviamente così piccanti e ovviamente rivolti al mondo dell'erotismo, della passione, del contatto fisico? Mi manca. Anche lui mi desidera, sente anche lui un grande feeling erotico tra di noi? Avremo modo di rivederci, di avere quindi altri contatti fisici, altri rapporti? Cerchiamo un po' di capire quindi qualcosa in più circa il vostro feeling. Ovviamente questo sarà un video ad una sola variante. Chi mi segue sul canale da tempo lo sa che io tendo appunto ad alternare video a doppia variante a video a una sola variante, questo proprio per cercare ovviamente di venire incontro un po' alle esigenze di tutti, perché so che alcuni di voi amano la variante unica, altri invece la doppia variante. Di conseguenza comunque tutti i titoli vengono ovviamente rifatti sia nella versione appunto a variante unica, come in questo caso, sia ovviamente nella versione a doppia variante. Quindi comunque ovviamente potete trovare titoli simili nella playlist chiaramente dei video a doppia variante, se ovviamente preferite la doppia variante. Altrimenti quest'oggi appunto ci sarà questo video a variante unica e appunto grazie al principio di sincronicità cercheremo un po' di indagare qualcosa in più appunto sul feeling tra voi e questa persona, ovviamente persona che frequentate, sia frequentazione alla luce del sole, diciamo, sia anche nel caso in cui il vostro sia un rapporto nascosto, quindi con una persona ovviamente impegnata. Dunque, per il principio di sincronicità, appunto, iniziamo a mescolare il mazzo dei Sexual Magic Tarot in versione mini e cerchiamo di capire appunto se la vostra persona del cuore, la persona che state comunque frequentando, è altrettanto attratta da voi, se ovviamente anche voi gli mancate. Ovviamente se questa persona prova anche, per carità, del sentimento, cerchiamo un po' di capire se anche lui percepisce appunto il feeling erotico e passionale tra di voi. Vediamo un po'. Perfetto, iniziamo appunto a stendere le carte. Perfetto, dunque come sempre appunto allontaniamo dal tavolo di stesa momentaneamente appunto il resto del mazzo, in modo che possiate appunto avere ben davanti ai vostri occhi ovviamente l'intera stesa e quindi chiaramente tutte le 8 carte, perché come avrete notato ovviamente questo è un metodo che io utilizzo spesso sul canale, il metodo delle 8 carte, proprio perché ovviamente è fondamentale per avere un focus importante inerente al presente e in particolar modo al futuro, in particolar modo appunto nelle ultime 3 posizioni. Per quanto riguarda la prima posizione, appunto inerente al presente della situazione, cioè se questa persona vi pensa, vi desidera. In seconda posizione cerchiamo appunto di capire
ovviamente che cosa vede di bello in voi questa persona, cioè se percepisce anche lui ovviamente il forte feeling erotico tra di voi. In posizione centrale cerchiamo di capire che cos'ha questa persona nel cuore, quindi cerchiamo di capire se ovviamente questa persona prova anche dei sentimenti, oltre che ovviamente una importante attrazione. In questa posizione cerchiamo di capire i contro, cioè pro e contro, ossia appunto cerchiamo di capire che cosa però questa persona non apprezza magari della vostra storia e della vostra frequentazione, ovviamente sempre focus vita erotico-passionale. In questa posizione cerchiamo di capire come l'ambiente esterno possa, diciamo, condizionarlo, quindi in un certo senso come l'ambiente esterno, altre donne, altre presenze possano eventualmente turbarlo, comunque creare delle problematiche tra di voi, ovviamente se ci sono queste figure. In questa posizione cerchiamo di capire che tipologia di rapporto è il vostro da un punto di vista proprio karmico, cioè a cosa tende il vostro rapporto. In questa posizione è fondamentale, a mio avviso, il consiglio ovviamente degli arcani sul come comportarsi in questa situazione. Ultima posizione, appunto, il futuro immediato o comunque a seconda delle tempistiche dell'arcano estratto, perché voi sapete che ogni singolo arcano ha una propria tempistica ben precisa, legata a periodi e addirittura giorni dell'anno ben precisi, d'accordo? Dunque, iniziamo appunto con la prima posizione e occupiamoci appunto di quello che questa persona sta pensando in questi giorni di lontananza di voi e ovviamente del vostro rapporto. Cerchiamo di capire se questa persona ovviamente vi pensa. Allora, certo che vi pensa, qui abbiamo il paggio dei pentacoli. Allora ragazzi, il paggio di pentacoli è una carta molto bella che ovviamente parla di un desiderio di sentirvi per organizzare un incontro. Paggio di pentacoli, come tutti i paggi, parla ovviamente di notizie e in questo caso ovviamente notizie, vedete, che abbiano come finalità chiaramente ovviamente l'avere dei rapporti, no? Con voi parliamo di pentacoli, quindi chiaramente benessere materiale, quindi è fuori di dubbio che questa persona con voi da un punto di vista erotico si sente, diciamo, assolutamente al top, per un motivo però ben preciso. Cosa notate da questa immagine? Qui abbiamo un uomo che ha un atteggiamento, diciamo, molto persuasivo nei confronti di questa giovane donna che pare, diciamo, in un certo senso avere un atteggiamento ritroso, però in realtà, diciamo, sembra amare, vedete, particolarmente comunque anche l'essere stuzzicata, d'accordo? Poiché appunto si accarezza il collo e ovviamente il décolleté. Quindi in realtà questa persona ama probabilmente proprio di voi l'essere particolarmente, diciamo, sfuggente o quando voi siate particolarmente sfuggente, perché obiettivamente questa cosa lo porta a sentirsi conquistatore, a sentirsi cacciatore e quindi ad eccitarsi particolarmente. Quindi questa è una persona che è un uomo che vive, diciamo, la virilità in questo senso, in questa direzione, cioè lui vuole essere chi conquista, chi prende, d'accordo? E molto spesso, vi ripeto, il vostro atteggiamento, magari sfuggente inconsapevolmente da parte vostra, lo porta ad avvicinarsi ancora di più. O comunque, vedete, l'inafferrabilità della cosa, della situazione, quindi nel caso in cui per esempio sia una storia clandestina da viversi di nascosto, ecco, questa cosa lo eccita da morire, d'accordo? Quindi questa è una persona che sente, diciamo, molto eccitante non tanto e non soltanto, diciamo, il vostro aspetto fisico, quanto ovviamente la modalità
l'approccio fra di voi. In questo mazzo il fante di pentacoli rappresenta l'eccitazione, la magia della coppa di vino. Quindi questa persona si sente inebriata rispetto appunto al vostro rapporto e diciamo all'atteggiamento, vi ripeto, sfuggente che voi o avete abitualmente o potreste avere saltuariamente, che obiettivamente lo fa sentire il conquistatore. Quindi questa cosa a lui piace da morire e lo eccita particolarmente. Chiaramente lui sa che questa cosa piace ovviamente anche a voi, che comunque appunto la cosa in qualche modo vi eccita particolarmente e che anche a voi piace ogni tanto essere un po' sfuggente. Quindi comunque è una persona che trova come elemento di feeling, al di là, vi ripeto, dell'aspetto estetico di ciascuno, ecco, trova eccitante proprio la modalità di incontro e di approccio. Ora, vi ripeto, questa persona ha intenzione di chiamarvi, di cercarvi, perché abbiamo il paggio di pentacoli, quindi notizie vi arriveranno sicuramente entro breve, perché queste posizioni del presente ovviamente non si riferiscono al presente tout court, ma sicuramente anche all'immediato futuro. Quindi questa persona vi contatterà per organizzare, perché il paggio di pentacoli rappresenta una pianificazione, un'organizzazione, ovviamente molto importante, ovviamente anche nei minimi dettagli, soprattutto nel caso in cui il vostro sia un rapporto, diciamo, clandestino. Ecco che qui abbiamo appunto il paggio di pentacoli, cioè un uomo obiettivamente voglioso, desideroso di vedervi e di organizzare in maniera pratica un incontro. Chiaramente ragazzi, qui abbiamo il paggio di pentacoli, quindi non abbiamo il paggio di coppe, cioè non è una persona che ha intenzione, diciamo, di trascorrere del tempo romanticamente ovviamente al vostro fianco, e qui come prima carta non emergono, diciamo, dei sentimenti traboccanti. Poi sicuramente qualcosa ovviamente da un punto di vista sentimentale potrebbe poi essere presente, ovviamente dobbiamo ancora scoprire tutte le carte, però diciamo che come inizio quello che emerge immediatamente è, diciamo, l'aggancio proprio fisico che c'è fra di voi, cioè il collante vero di questa storia è ovviamente l'erotismo e l'attrazione fisica, perché vi ripeto che secondo questo mazzo è la carta dell'attrazione, della magia, no? Della coppa di vino, quindi è come se entrambi foste, diciamo, stregati da questo rapporto del quale non riuscite a fare ovviamente a meno, d'accordo? Quindi questa è una persona che ama anche molto i momenti di silenzio, il non vedervi, perché dal suo punto di vista meno ovviamente riesce a vedervi, più ci sono difficoltà e più questa persona si sente, diciamo, particolarmente eccitata poi dal riuscire a rivedervi. Quindi sicuramente il paggio di pentacoli rappresenta comunque un atteggiamento particolare nei confronti dell'amore e soprattutto nei confronti di un rapporto, che sia un rapporto libero piuttosto che ovviamente clandestino, quindi nascosto. D'accordo? Però vi ripeto, questa persona sta già pensando di vedervi e di scrivervi. Vediamo ora, ragazzi, in questa posizione appunto, che cosa vede di particolarmente bello ovviamente nel vostro rapporto, quindi i pro del vostro rapporto. E qui abbiamo il 4 di bastoni. Allora, come direi è molto chiaro ed esplicito da questa immagine, chiaramente appunto questo è un rapporto che lui vive in maniera molto stabile, 4 di bastoni, quindi è una persona che vede in voi una sorta di per sempre, cioè questa è una persona che ha molta fiducia ovviamente nel vostro rapporto, è una persona che dà per scontato che appunto fra di voi la situazione andrà avanti, che non ci saranno rotture né scossoni, è una persona che ama il vostro esserci, bastoni da un punto di vista erotico. Questa è una persona che sa che tra di voi c'è un grande, veramente grande feeling
e che voi in un certo senso siate, diciamo, anche disposte a sperimentare, diciamo, qualcosa in più, o che sarete disposte a sperimentare qualcosa in più da un punto di vista strettamente appunto erotico e sessuale, cosa che lo eccita a maggior ragione. In questo mazzo, questa carta è la carta del giocare, quindi obiettivamente una persona che sa che voi amate comunque con lui sperimentare anche delle forme non del tutto consuete, diciamo, di rapporti, d'accordo? Che, diciamo, con voi può obiettivamente abbassare la soglia dei tabù, o che ciò accadrà in futuro, proprio perché obiettivamente sa che il vostro è un legame appunto stabile e solido. Cioè, questa è una persona che con voi si sente al sicuro, si sente a casa a quattro di bastoni e sa di poter anche magari a volte usare, o che potrà usare ovviamente, quindi accrescendo ancora di più la magia appunto dell'erotismo fra di voi. Quindi questa è una persona che innanzitutto si sente molto appagata rispetto al vostro rapporto da un punto di vista fisico, è una persona che si sente obiettivamente al sicuro anche, diciamo, emotivamente rispetto al vostro rapporto, a prescindere, vi ripeto, da qualsiasi natura possa essere, ed è ovviamente una persona che si sente, diciamo, anche in atteggiamento, in mood, diciamo, di un certo ottimismo, proprio perché sa ed ha quasi per scontato che in futuro non soltanto il vostro legame permarrà, ma avrete anche modo, vi ripeto, di sperimentare qualcosa di diverso o in più, non con altre persone, ovviamente con lui. Quindi dà, diciamo, per scontato che nel caso in cui sino ad ora voi vi siate negate, per esempio in riferimento ad alcune posizioni o modalità di avere rapporti, prima o poi voi cederete. Quindi ha anche una visione molto ottimistica, diciamo, del futuro, questa persona. Quindi obiettivamente è una persona che con voi sta bene, cioè da un punto di vista strettamente erotico e passionale questa persona è completamente appagata e ovviamente non cerca altro, perché è un 4 di bastoni, quindi anche addirittura paradossalmente nel caso in cui sia una persona impegnata, per esempio con una moglie, una fidanzata, ecco che questa persona sente la completezza con voi e non cerca l'altra persona, perché la carta della stabilità lui ce l'ha con voi. Quindi vi ripeto, è una persona molto soddisfatta, soprattutto del presente, e che ha anche una visione molto ottimistica in riferimento al futuro. Ora, in questa posizione, quindi nel cuore della stesa, cerchiamo invece appunto di capire questa persona chiaramente che cos'ha nel suo cuore in riferimento ovviamente a voi e al vostro rapporto. Allora ragazzi, in questo caso appunto abbiamo la carta del Papa. Allora ragazzi, la carta del Papa ovviamente rappresenta appunto una persona che, diciamo, pensa a voi come ad un rapporto stabile, perché il Papa rappresenta sicuramente un uomo appunto di fede, un uomo comunque stabile appunto, un uomo che obiettivamente vuole vivere le cose in maniera del tutto pulita e appunto ufficiale. Di conseguenza, obiettivamente, questa persona, vedete, cosa sta facendo? Sta, diciamo, rifiutando queste due bellissime ragazze, ovviamente praticamente nude, e sta cercando appunto di avere con loro un rapporto, diciamo, molto più serio e comunque un atteggiamento molto più distaccato, evidentemente poiché è legato, in questo caso appunto il Papa, ad una figura che lui reputa più importante. In questo caso ovviamente fuori di metafora voi. Quindi questa è una persona che potrebbe addirittura aver rifiutato altre avance, vedete, da parte appunto di altre donne, di altre figure femminili, magari proprio disposte, vedete, a darsi ovviamente in
maniera molto evidente rispetto a lui, ecco, proprio perché obiettivamente lui ha già la sua persona del cuore, quindi è una persona che si sente, vi ripeto, già in coppia con voi, a prescindere dal fatto che questa sia una persona ovviamente impegnata. Quindi è una persona che, vi ripeto, non ha altre donne per la testa, potrebbe averle ovviamente anche già rifiutate, proprio perché il suo, diciamo, pensiero siete ovviamente voi. Quindi è obiettivamente una persona che, nel caso in cui il vostro sia semplicemente un rapporto, diciamo, iniziale di conoscenza, pensa già ovviamente ad un rapporto più stabile con voi. Nel caso in cui siate semplicemente fidanzati, questa persona potrebbe appunto pensare ad un matrimonio, oppure nel caso in cui siate sposati senza figli, potrebbe pensare ad avere dei figli, d'accordo? Quindi questa è una persona che ovviamente per voi, diciamo che prova anche dei sentimenti, perché il Papa rappresenta proprio dei sentimenti e soprattutto, vi ripeto, rappresenta la fedeltà. Quindi questa è una persona che ha un atteggiamento anche distaccato nel caso in cui sia impegnata questa persona nei confronti della compagna ufficiale, perché nei confronti della consultante prova dei sentimenti reali, cioè nel momento in cui questa persona possa esservi distante, vedete, tende a rifiutare queste avance, ovviamente pensando in particolar modo alla consultante, cioè al legame che lui sente come veramente importante e vincolante, d'accordo? Quindi questa è sicuramente, diciamo, una carta, un arcano molto importante per spiegare anche il rapporto fra di voi. Quindi è vero che, come dicevo a inizio stesa, il vostro collante è ovviamente l'erotismo, la sessualità, però è anche vero in questo caso che questa persona ovviamente ha dei progetti importanti e ha già delle emozioni, sentimenti importanti, al punto che riesce ad essere addirittura fedele. D'accordo? Dunque, in appunto questa posizione, vediamo invece i contro della situazione, cioè cerchiamo di capire nel caso in cui possa esserci appunto qualcosa che ovviamente non va tra voi e questa persona e cerchiamo di capire di che natura possano essere queste, diciamo, sue rimostranze. Allora, in questo caso abbiamo il 5 di bastoni. Allora, ragazzi, il 5 di bastoni rappresenta la rivalità. Allora, qui vedete c'è questo giovane con questa spada ovviamente sguainata, quindi pronta per colpire, che appunto guarda queste due figure in lontananza avere ovviamente un rapporto. Quindi ovviamente o la sua compagna o la donna che a lui piace, ovviamente tradire le sue aspettative o tradire proprio obiettivamente lui con un altro uomo. Ecco che obiettivamente questa è una persona tremendamente gelosa, cioè è una persona che pensa di avere rivali ovunque e soprattutto è gelosa di una persona in particolare. Quindi c'è qualcuno che fa parte evidentemente delle vostre conoscenze, ma può essere anche un collega, può essere anche un amico, ma qui c'è proprio qualcuno, una figura, diciamo, che a lui effettivamente non va giù. Ora, è chiaro che questa carta, la carta del 5 di bastoni, chiaramente non specifica se voi abbiate o meno, diciamo, dato, ecco, al soggetto della stesa delle motivazioni per essere così gelosa. Mi spiego meglio. Voi potreste, per esempio, ad oggi essere in amicizia con una persona con la quale avete avuto una storia. Vi faccio un esempio, d'accordo? Ecco, questa cosa a lui dà fastidio, non la comprende e non la tollera. Nel caso in cui, per esempio, lui sappia di un corteggiatore in particolare che vi ronza attorno, nonostante per voi questa sia una situazione banale, perché voi ovviamente non diate adito all'altra persona di ovviamente conquistarvi e sedurvi, ecco che comunque a lui dà comunque a prescindere fastidio. Quindi il 5 di bastoni, vi ripeto, parla di una sua gelosia a prescindere da quello che voi possiate o meno aver fatto. Quindi è una persona che è gelosa di una persona in particolar modo.
e sente una forte rivalità, perché il 5 di bastoni è la carta della rivalità. Quindi è una persona che praticamente, anche nel caso in cui questo terzo incomodo sia un amico, è una persona che dà praticamente per scontato che prima o poi questo vostro amico, diciamo che tenterà un approccio molto forte, molto chiaro, no? Quindi che prima o poi questa persona ci proverà. Ecco che obiettivamente questa situazione lo infastidisce molto. Anche nel caso in cui ci sia per esempio un collega, che per voi sia soltanto un collega, ecco che obiettivamente a lui dà molto fastidio e quindi dà per scontato che prima o poi tra voi potrebbe nascere qualcosa. Quindi vedete, una persona pronta alla battaglia, una persona pronta alla discussione, ad affrontare questa situazione, e l'altra persona, perché il 5 di bastoni parla proprio di discussioni che questa persona già ha in testa, di ovviamente dover in qualche modo intrattenere con un terzo incomodo. Ora, voi potreste obiettare, dunque non si fida di me. Sì, certo, purtroppo sì. Cioè, se questa persona si fidasse di voi, non avrebbe questa spada già sguainata, cioè metaforicamente non avrebbe, diciamo, la praticamente certezza di dover un giorno bisticciare con questo terzo incomodo. Lui ce l'ha invece. Quindi obiettivamente qui c'è un fastidio che lui prova, latente, che però non è solo un fastidio, cioè è qualcosa che proprio, diciamo, lo porta a volte, ahimè, anche a dubitare di voi, perché qui sono in due che stanno ovviamente piacevolmente approfittando del rapporto, quindi lei è assolutamente consenziente. Quindi obiettivamente questa è una persona che potrebbe, lui, il soggetto della stesa, spiarvi, ecco qua. Cioè, per esempio, sui social, piuttosto che alcune foto, cioè è una persona che obiettivamente potrebbe, diciamo, tenervi un po' d'occhio, tenere anche magari l'altro d'occhio, per cercare di capire effettivamente che cosa ci possa essere tra voi e quest'altra persona. Si fida un po' poco, sì, sicuramente dell'altra persona, ma ahimè anche di voi, E questo chiaramente è un dato non proprio positivo. Ora, in questa posizione cerchiamo di capire l'ambiente esterno a lui, come invece appunto lo caratterizza, vediamo un po', quindi se in qualche modo lo condiziona. Allora, in questo caso abbiamo l'asso di coppe. Allora ragazzi, l'asso di coppe ovviamente è inerente sicuramente a un sentimento, ve lo dicevo con la carta del Papa, che questa persona appunto prova per voi. Un sentimento ovviamente molto importante, nascente perché è un asso, che ovviamente prova per voi. Un sentimento che non viene intaccato in questo caso dall'ambiente esterno, proprio perché lui tiene, vedete, gelosamente ovviamente al sicuro, al riparo, ma fa bene ovviamente, da chiacchiere esterne. Cioè questa è una persona che vive, grazie a voi, dei momenti di estasi, perché l'asso di coppe in questo mazzo è, vedete, l'estasi, la magia appunto della coppa, quindi obiettivamente è una persona che prova per voi un nascente sentimento, un sentimento molto importante, che appunto dal suo punto di vista è ovviamente un sentimento che richiede protezione. Quindi potrebbe non aver sbandierato ai 420 della vostra storia, soprattutto nel caso in cui sia una persona impegnata, ovviamente se ne guarda bene, ma potrebbe non essersi magari nemmeno confidata a questa persona con magari amici, parenti, neanche magari con il migliore amico, proprio perché vuole proteggere questo rapporto. Vi ripeto, è un sentimento nascente che lui sente diventare sempre più importante giorno dopo giorno.
in qualche modo sta, diciamo, riempiendo il suo cuore, le sue giornate e anche la sua progettualità, ve l'ho detto con la carta del Papa. Ebbene, questa è una persona che obiettivamente prova per voi un sentimento che molto spesso lo porta a sentirsi quasi spaesato, perché non pensava di poter provare per voi un sentimento tale. E vi ripeto, è una persona che tende a, diciamo, voler nascondere il vostro sentimento e il sentimento che prova per voi per protezione. Quindi non è che questa persona magari non racconta ad amici e parenti di essersi innamorato di voi perché in realtà non lo sia. E dunque, diciamo, vi tratti semplicemente come una sorta di ruota di scorta o di riempitivo, o perché addirittura si vergogni, bensì perché questa persona reputa il vostro rapporto e questo sentimento nascente, appunto, talmente fragile, bello e delicato e prezioso che ovviamente vuole tenerlo al riparo da sguardi esterni, proprio perché lui con voi è completamente in estasi, sta benissimo con voi questa persona, vi trova veramente affini. D'accordo? Vediamo ragazzi ora in terzultima posizione appunto questa persona e ovviamente anche voi, che tipologia di rapporto karmico andiate o andrete ovviamente a vivere. Quindi che tipologia di rapporto c'è ovviamente o ci sarà. E qui abbiamo il paggio di coppe. Allora ragazzi, il paggio di coppe finalmente è comparso, quindi ovviamente ci parla di, vi ripeto, comunicazioni, quindi vi ribadisco il fatto che questa persona entro breve vi cercherà, vi chiamerà, vorrà vedervi. Quindi una persona che obiettivamente, diciamo, ha proprio voglia di scrivervi, vedete? Ha voglia di organizzare e molto probabilmente questa persona, rispetto alle aspettative e ai pensieri che ha ad oggi, ecco che, diciamo, scriverà qualcosa di molto più romantico rispetto al solito paggio di coppe. Cioè nel presente sta pensando di scrivervi per ovviamente riuscire ad avere, diciamo, ancora questi momenti di estasi con voi, però obiettivamente nel momento in cui si accingerà a scrivere questo messaggio, anche a farvi questa telefonata, ecco che obiettivamente le sue parole risulteranno molto più dolci rispetto al previsto. Quindi questa è una persona che, vi ripeto, ha voglia di vedervi e quindi di scrivervi. Quindi aspettatevi a breve un incontro. In questo mazzo però, ragazzi, ovviamente, il paggio di coppe, vedete, rappresenta ovviamente anche la carta della gelosia. Guardate, qui abbiamo questo giovane che ovviamente sta per scrivere ovviamente una lettera a voi, quindi alla consultante. Qui abbiamo, sotto il chiaro di luna, vedete, una coppia che si sta abbracciando. Di conseguenza, questa persona ovviamente teme che nuovamente, quindi ci ritroviamo di nuovo nella stessa condizione del 5 di bastoni, mentre ovviamente lui prova dei sentimenti così importanti per voi, ecco che vi immagina, diciamo, in alcuni momenti di particolare pessimismo, di gelosia e di possessività tra le braccia di un'altra persona. Il chiaro di luna ovviamente è tipico delle zone d'ombra della personalità umana, quindi teme che voi possiate, diciamo, avere una zona d'ombra che lui non riesce a sondare e che possa in qualche modo appunto portarvi ad avere altre storie. Forse proprio questa vostra inafferrabilità di cui parlavo all'inizio col paggio di pentacoli, il vostro essere magari molto autonome rispetto ovviamente a lui, in qualche frangente o sempre, ecco che questa cosa lo spaventa, proprio perché ovviamente è una persona che teme di perdervi, cioè la sua paura, la sua sfiducia è legata alla paura di perdere la donna che lo fa ovviamente star così bene, che gli fa provare questo momento di estasi. Quindi questa è una persona che obiettivamente con voi sta molto bene, ma teme di essere costantemente tradita. Quindi è una persona che sicuramente ha una scarsa autostima,
perché obiettivamente è comunque una persona che teme sempre che ci sia qualcun altro che possa prendere il suo posto e ovviamente superarlo in quanto a doti nel vostro cuore e anche sul vostro corpo, e soprattutto è una persona che ha bisogno di, in qualche modo, ancora del tempo per riacquisire una certa fiducia. Vi ripeto, ovviamente ragazzi, è una persona che comunque prova dei sentimenti importanti per voi. Però, chiaramente, aperta e chiusa parentesi, la gelosia è comunque pur sempre una predisposizione emotiva che ovviamente è sempre, e questo lo ribadisco, costantemente da tenere sott'occhio. Proprio perché nel momento in cui la gelosia assume determinati contorni, quindi atteggiamenti ovviamente eccessivamente controllanti e comunque persecutori, ovviamente questa è una persona da allontanare. Questo aperta e chiusa parentesi. Voi sapete che io molte volte sul canale ho approfondito e ribadito questo concetto e questo discorso. Ve lo dico da donna, ve lo dico da psicopedagogista, ve lo dico da tarologa. Attenzione alla gelosia delle persone. Non va mai presa ovviamente sotto gamba. D'accordo? Quindi nel momento in cui diventi qualcosa di, vi ripeto, morbosamente ossessivo, controllante, atteggiamenti persecutori o irrispettosi, anche soltanto da un punto di vista verbale, qui ci si deve fermare a pensare. D'accordo? Per un semplice motivo, che la vostra vita deve essere sempre la priorità. La vostra vita, il vostro benessere, la vostra salute, la vostra felicità. D'accordo? Questo ve lo sottolineo sempre perché è un argomento per me molto importante che io tendo sempre a ribadire. D'accordo? Quindi prestate attenzione a determinate forme di atteggiamento. D'accordo? Ora, cerchiamo di capire invece appunto in penultima posizione il consiglio che viene a voi dato dagli arcani, quindi come è il caso di comportarsi ovviamente in riferimento a questa persona. Allora ragazzi, e qui obiettivamente abbiamo la carta della torre. Allora, di nuovo il terzo incomodo continua a comparire in questo ovviamente frangente, in questa stesa. Allora, nel caso in cui obiettivamente, vi ripeto, ci sia effettivamente una terza persona che in qualche modo sta manifestando troppo interesse nei vostri confronti, la torre parla di severità, quindi parla ovviamente di un atteggiamento netto da parte vostra nel tagliare, chiudere appunto torre, i rapporti con questa terza persona, perché questa terza persona c'è, qui ve lo confermo, quindi c'è una persona a cui voi piacete tanto, è una persona molto, diciamo, suadente, in grado, vedete, di conquistare un'altra persona, quindi assolutamente capace di, in qualche modo, diciamo, conquistare anche una persona particolarmente, ovviamente, ritrosa, quindi una persona dal grande fascino, un fascino quasi scioccante come tipico della torre. E ovviamente questa è una persona che potrebbe volutamente cercare in qualche modo di portarvi e spingervi al tradimento, perché in questo mazzo la carta della torre è proprio la carta del tradimento, cosa che porterebbe alla chiusura totale del vostro rapporto, la torre, del rapporto col soggetto della stesa. Quindi qui c'è una persona infingarda, furba e bugiarda che sta mirando a voi, il cui obiettivo è la chiusura del rapporto con il vostro compagno o con il soggetto della stesa, perché è una persona interessata a voi
che vuole ovviamente portare il vostro rapporto alla chiusura. Ora, questa persona, come tipico della torre, potrebbe agire cercando di sedurvi e quindi riuscendoci, oppure, diciamo, facendo arrivare delle considerazioni, parole, menzogne, pettegolezzi alle orecchie del soggetto della stesa, piuttosto ovviamente pettegolezzi espliciti e falsi, chiaramente, che portino questa persona ad arrabbiarsi e quindi ad allontanarsi definitivamente da voi. Quindi questa è una persona che nel momento in cui possa anche solo sospettare che ci sia stato un reale tradimento, ecco che questa persona vi lascerebbe dall'oggi al domani, perché non ammette il tradimento e non perdona un tradimento. Ora, di solito quando viene estratta questa carta in stese di questo tipo, mi viene chiesto: ma io tradirò? Allora, la carta della torre di solito fa presagire una risposta affermativa, cioè voi potreste tradire, però non in tutti i casi, cioè a volte ovviamente ci si potrebbe trovare in situazioni molto equivoche, ma non necessariamente consumare un rapporto. La torre generalmente parla del rischio piuttosto elevato, a livello di percentuali, diciamo, di consumare un rapporto con un'altra persona. In alcuni casi voi potreste anche semplicemente lasciarvi ammaliare con un contatto magari fisico, magari prolungato e un po' più esplicito, ma senza consumare un reale rapporto. Oppure, vi ripeto, la torre parla di una totale serietà da parte vostra, ma di pettegolezzi talmente vividi che possano sembrare veri, risultare veri, dal portare il soggetto della stesa ad allontanarsi da voi. Quindi la torre cosa vi sta consigliando? Prestate attenzione a tutto ciò che fate, cioè, ragazze mie, nel caso in cui a voi proprio questa terza persona piaccia, dovete fermarvi a riflettere razionalmente e quindi a scegliere una delle due strade. Nel caso in cui questa persona a voi non piaccia, mettete in chiaro la situazione con questa terza persona e chiudete ogni rapporto. D'accordo? In maniera seria, in maniera severa. E se questa terza persona non accetta il no, aperta e chiusa parentesi di nuovo, soprattutto in virtù degli ultimi fatti di cronaca gravissimi, se questa terza persona non accetta il no, prendere provvedimenti seri. D'accordo? Ricordatevi di mettere in priorità massima la vostra vita. Nessuno deve permettersi di non accettare un no. Chiaro? Quindi, nel caso in cui però questa terza persona vi interessi, ragazze, dovete scegliere. Quindi, vi viene sconsigliato proprio l'atteggiamento, diciamo, ingenuo, indeciso, insicuro, il tradimento, perché ovviamente nel caso in cui voi cediate a queste lusinghe, a questo corteggiamento, perché questo è un furbo, ci sa fare, attenzione che il vostro compagno o comunque il soggetto della stesa lo capirà e lo scoprirà, perché la torre parla proprio di questo, della scoperta, vedete, del tradimento, magari da un messaggio, magari da una telefonata di troppo. Qui c'è la scoperta di qualcosa che non va, Quindi attenzione, anche i social, chat, perché qui c'è la possibilità ovviamente di cadere in tentazione, perché non è la carta del diavolo, quindi la tentazione, la torre è proprio il cadere in tentazione in un momento di debolezza, di spaesamento. Ecco perché vi viene consigliato di riflettere
Fermati a pensare perché questa persona mi dà queste sensazioni, perché mi porta a desiderarlo. Cosa sto facendo del mio rapporto? Perché qui una terza persona c'è. La torre comporta una terza persona per voi, ovviamente, Una persona che causerebbe la chiusura del rapporto col soggetto della stesa, sicuramente. D'accordo? In ultima posizione cerchiamo di capire come procederà a questo punto il rapporto con il soggetto della stesa, perché obiettivamente mi sembra un futuro ricco per voi, ovviamente di eventi, sì, da un punto di vista erotico super eccitanti, però da un punto di vista emotivo non tanto, perché la torre comunque comporta ovviamente anche diciamo dei momenti di difficoltà, cioè voi potreste proprio trovarvi a dover decidere, scegliere tra due persone e sicuramente la scelta non sarebbe e non sarà facile, questo è fuori di dubbio, Quindi cerchiamo appunto di capire in ultima posizione il futuro tra voi ovviamente e questa persona. Allora, qui abbiamo il Re di Pentacoli. Allora ragazzi, il Re di Pentacoli ovviamente ci fa pensare sicuramente ad una reale stabilità che ovviamente voi andrete a vivere con il soggetto della stesa, una stabilità che nascerà soprattutto appunto da voi. Che cosa sta facendo questa bellissima ragazza? Si sta denudando davanti appunto di fronte agli occhi di questo re. Quindi voi ovviamente vi denuderete in maniera ovviamente metaforica, ma non solo, perché no? Ovviamente anche di fronte al vostro compagno, al soggetto della stesa, in virtù di quelle che possano essere delle vostre magari difficoltà. Ecco che obiettivamente questa situazione porterà, vedete, alla colomba bianca. Questa è proprio la carta della magia della colomba bianca e del timore che ovviamente verrà appianato qualsiasi discussione, ovviamente ci potrebbe essere legata soprattutto appunto alla gelosia. Ecco che voi ovviamente vi denuderete di quelli che sono i vostri sentimenti, magari anche diciamo le vostre perplessità, i vostri dubbi, e obiettivamente cercherete in qualche modo di appianare la situazione. Quindi ovviamente questa carta del Re di Pentacoli ci fa ovviamente presagire al fatto che la torre non arrivi fino in fondo, cioè che obiettivamente voi ascolterete il consiglio degli arcani e che dunque agirete in maniera molto razionale, in maniera composta, proprio per cercare di evitare l'irreparabile e dunque non andrete a cedere obiettivamente a questo terzo incomodo, oppure dopo aver ceduto e dopo un'attenta riflessione voi sceglierete comunque il soggetto della stesa. Quindi sicuramente l'ago della bilancia penderà comunque ovviamente per questo Re di Pentacoli. Non vi nego però con questa torre anche con la possibilità di, diciamo, una certa indecisione in riferimento ad una terza persona, indecisione che può, diciamo, finire lì, quindi un'indecisione ovviamente semplicemente mentale, emotiva, in riferimento ad una terza persona, oppure agita. D'accordo? Quindi qui potrebbe accadere qualcosa con una terza persona. È chiaro che però, ragazzi, il Re di Pentacoli ovviamente lascia presagire ad una scelta mirata, ovviamente ben precisa, in riferimento chiaramente al soggetto della stesa. Quindi vi ripeto, voi sicuramente andrete proprio a scegliere il soggetto della stesa e evidentemente riuscirete in qualche modo a creare una sorta di riappacificazione, appunto la colomba della pace. Quindi sicuramente anche nel caso in cui tra di voi ci siano stati ovviamente dei momenti di difficoltà o comunque dei grandi litigi, verranno obiettivamente appianati e questa persona tra l'altro vi si presenterà come Re di Pentacoli, quindi come uomo maturo, responsabile, un uomo saggio, un uomo molto più stabile che riuscirà evidentemente a mettere da parte questa appunto sua gelosia, queste insicurezze nei vostri confronti, molto probabilmente perché
perché ovviamente vi vedrà assolutamente sicure e certe della vostra scelta, d'accordo? Ovviamente è un re di pentacoli, quindi comunque tra di voi rinascerà assolutamente, diciamo, il desiderio fisico, quindi ci saranno comunque incontri molto pepati obiettivamente e ovviamente di nuovo rapporti tra voi e questa persona, d'accordo? Quindi questo sicuramente è un lieto fine e vi ripeto, vedrete anche questa persona cambiare, probabilmente è proprio più sicura rispetto al vostro atteggiamento, che deriverà da un'attenta riflessione portata proprio dalla carta della torre, dal rischio di perdere tutto. Quindi obiettivamente dal vostro punto di vista sicuramente la scelta ci sarà, momentanea ovviamente, ma sarà, vi ripeto, una scelta ponderata chiaramente nel tempo, quindi ovviamente voi riuscirete chiaramente a capire qual è l'uomo giusto per voi, quindi la persona giusta per voi che verrà scelta, vi ripeto, secondo dei criteri assolutamente razionali. È chiaro che non andrete a scegliere in base a, diciamo, caratteristiche superficiali frivole, cioè per esempio la bellezza estetica o il denaro. Voi ovviamente sceglierete con razionalità, come tipico della torre, proprio perché ovviamente capirete che evidentemente quello che state costruendo con questo re di denari ovviamente è molto più importante. Però vi ripeto, sicuramente qui c'è proprio la possibilità di cedere proprio ad un'altra persona. Vi ripeto, un cedere semplicemente mentale, quindi potreste lasciarvi momentaneamente abbagliare, diciamo così, da un'altra persona, ma potreste, diciamo, in qualche modo anche proprio tradire fisicamente questa persona. Però vi ripeto, obiettivamente questa è una persona che a mio avviso lascia proprio il tempo che trova, quindi una persona che non andrà da nessuna parte, perché comunque per voi c'è il re di pentacoli che ovviamente rappresenta comunque il soggetto della stesa in un atteggiamento molto più maturo, molto più sicuro e molto più responsabile e anche molto più coraggioso, d'accordo? Quindi sarà molto più sicuro di voi e ovviamente del vostro rapporto. Questo anche nel caso in cui ovviamente il vostro sia un rapporto con una persona impegnata, cioè nel caso in cui questo re di pentacoli sia, diciamo, impegnato altrove con un'altra donna, d'accordo? Comunque tra di voi il rapporto permarrà, vi rivedrete e obiettivamente quindi c'è una importante riappacificazione. I re rappresentano sempre tempistiche molto veloci perché rappresentano persone appunto capaci di prendere in mano la situazione e ovviamente di decidere e scegliere in breve tempo. Ve lo dicevo già col paggio di coppe e paggio di pentacoli, questa è una persona che ha voglia di vedervi, ovviamente entro i prossimi giorni, entro le prossime settimane, d'accordo? Quindi sicuramente questa è una persona che obiettivamente vi pensa tantissimo, è una persona comunque gelosa, è una persona che comunque, vi ripeto, vede in voi un per sempre, una grande stabilità e ha paura ovviamente di perdervi. Dal canto vostro qui potrebbe proprio esserci, diciamo, un momento di spaesamento, chiamiamolo così, ecco, in riferimento ad una terza persona che ovviamente evidentemente vi piacerà o che pur non piacendovi insisterà particolarmente per cercare di ovviamente avervi. Questa situazione però sarà una parentesi perché poi appunto qui abbiamo ovviamente la vittoria del re di pentacoli, d'accordo? Quindi con la riappacificazione o comunque un momento di maggior serenità ovviamente nell'ambito del vostro rapporto e con anche chiaramente degli ottimi rapporti che appagheranno chiaramente tutti e due, d'accordo? Per ovviamente aiutarvi a identificare, diciamo, questa persona che in qualche modo cercherà di conquistarvi, la carta della torre è legata ai due segni zodiacali dello Scorpione e del Capricorno. Quindi vi ripeto, questa persona ovviamente avrà un atteggiamento fortemente predatorio, una persona, diciamo, materialista, quindi portata anche molto alla conquista fisica, quindi voi gli piacerete molto fisicamente, gli piacete molto fisicamente e ovviamente potrebbe appartenere proprio o al segno dello Scorpione o al segno del Capricorno, oppure potrebbe avere, diciamo, nel proprio tema natale una compresenza di questi due segni. Vi faccio un esempio, potrebbe essere Capricorno ascendente Scorpione oppure Scorpione ascendente Capricorno, d'accordo?
o comunque un tema natale ricco, per esempio, di questi due segni nei pianeti principali che strutturano la personalità, cioè Marte, Venere, Mercurio e Luna. Potrebbe avere per esempio la Luna in Scorpione e avere Marte e Venere in Capricorno, d'accordo? È un esempio. Quindi attenzione a questi due segni in particolar modo, Scorpione e Capricorno. Una persona, vi ripeto, molto furba, una persona dall'atteggiamento e anche magari dal look ribelle, che farà veramente irruzione proprio, come tipico della Torre, nella vostra vita, scompigliandola, portando a dei cambiamenti necessari e improvvisi, d'accordo? Quindi anche al mettervi di fronte, per esempio, ad una scelta, ad una decisione che per voi risulterà importante, d'accordo? Quindi una persona irruenta, una persona che ama la conquista, una persona che però, diciamo anche volutamente, un po' invidiosa, se vogliamo, del rapporto che voi avete con il soggetto della stesa. Quindi comunque una persona ostinata, ma anche un po' invidiosa, che tende a, diciamo, voler creare discussioni e problematiche, ovviamente, nella vita degli altri, in questo caso ovviamente nella vostra vita, nel vostro rapporto di coppia, d'accordo? Quindi è una persona che vorrà proprio cercare a tutti i costi di conquistarvi e ovviamente una persona molto orgogliosa, d'accordo? Generalmente rappresenta una persona matura, quindi non un ragazzino, la Torre, quindi generalmente una persona matura che è abituata, diciamo, a vivere l'amore e comunque i rapporti in maniera molto molto turbolenta, quindi potrebbe essere una persona che in qualche modo ha già avuto diverse storie di questo tipo, quindi con persone impegnate, si è intromesso nella storia di altre persone, o una persona che comunque ha già tradito molte volte la compagna ufficiale, quindi anche questo personaggio potrebbe essere impegnato, però veramente un libertino, d'accordo? Inoltre la carta della Torre ha tempistiche veloci, quindi al massimo entro le prossime 2-3 settimane, quindi entro al massimo, diciamo, un mesetto di tempo, questa persona si paleserà a voi, cioè vi, diciamo, mostrerà in maniera molto chiara, ecco, il suo desiderio di rivedervi e di stare con voi, quindi una persona che obiettivamente avrà voglia sicuramente di vedervi, di uscire, potrebbe proporvi qualcosa in più o potrebbe proprio tentare, diciamo, di sedurvi, d'accordo? Quindi qui entro sicuramente il prossimo mesetto, ecco che ci sarà appunto l'approccio con questo terzo incomodo che cercherà, attraverso ovviamente svariati mezzi, di raggiungervi e comunque di ottenere un sì da parte vostra, e potrebbe, vi ripeto, ottenerlo, non in tutti i casi, ma potrebbe ovviamente ottenerlo, d'accordo? Dunque, obiettivamente questa è sicuramente una stesa molto particolare, una stesa che parla sicuramente di giorni e settimane in cui voi non vi annoierete, perché avrete il vostro ovviamente bel da fare. Ovviamente, come sempre, nel frattempo, mi raccomando ragazze, mettetevi come priorità, prestate attenzione, vi ripeto, a questa gelosia, appunto argomento di cui vi ho parlato ovviamente già abbondantemente durante la stesa. Come sempre mi raccomando, vi ripeto, mettete come priorità il vostro benessere, la vostra salute, la vostra felicità e ovviamente forza, coraggio, determinazione, capacità di scelta in maniera razionale, il più razionale possibile, e ovviamente come sempre buona fortuna e a presto!